Benvenuti nel video dedicato alla pagina misura di TityCAD. Questo video è dedicato a tutti i livelli di TityCAD. Scelto un modello che desiderate, io prendo una gonna a 4 teli e seleziono il modello 02. Faccio 2 clic, entro nella pagina misure. Questa pagina si presenterà in questo modo per tutti i livelli di TityCAD. Nella parte sinistra dello schermo trovo in alto il nome del modello che lo posso anche cambiare. Qui trovo il pulsante Info, cliccandolo si apre il PDF informativo. Poi ho l'inserimento, queste caselle dove dovrò andare a inserire le misure che mi vengono richieste. Una cosa molto utile prima di inserire le misure sarebbe quello di andare a selezionare Mostra manichino per misure. Cliccando Mostra manichino per misure compare nella finestra grafica un manichino che vi aiuterà a prendere correttamente le misure. Cliccando all'interno, ad esempio, dell'altezza persona, qui troviamo il manichino, vi fa vedere come prendere la misura dell'altezza persona e alla vostra destra c'è una descrizione e così per ogni misura richiesta. Dove trovate la casellina in grigio più chiaro, come in questo caso, non è cliccabile perché è una misura che già vi calcola il programma. Supponiamo di voler aumentare la lunghezza della gonna, invece di 45 la facciamo lunga, la portiamo a 100. Vado a disabilitare la mostra manichino, così vi faccio vedere la finestra grafica che presenta questo modello. Inserito le vostre misure, fate applica. Ecco qua che vedo visivamente il modello cambiare. Ho anche la possibilità qui in alto di stampare le misure, quindi le misure che io ho inserito, qui sotto questo riquadro vi dà la possibilità di inserire delle note che desiderate per ricordarvi un qualcosa. Poi cliccando stampa, ecco qui che compare il foglio in A4 e con le note che voi avete scritto sotto. Nella finestra grafica di destra trovo parti da visualizzare, mi viene indicato che è anteprima modello, questo che vedo è l'anteprima modello. Cliccando sulla freccetta ci sono varie opzioni. Parte base originali è la partenza della costruzione del cartamodello, proprio quando è all'inizio. Selezionando mostra quote vengono visualizzate in rosso varie misure. In questo caso, per questo modello, ho un quarto circonferenza vita, la lunghezza della gonna e un quarto della circonferenza fondo. Cliccando sempre sulla freccetta ho anche parti in stampa. Vengono visualizzate tutte le parti di cui è composto questo cartamodello. In basso, oltre al pulsante applica, che è quello che mi serve per quando vado a inserire le misure, per applicare le misure, ho anche il salva misure e il leggi misure. Una volta che avete inserito le vostre misure, se fate salva misure, il programma ve le salva, poi se le volete richiamare per un secondo modello che fate, non fate altro che cliccare leggi misure e compaiono le misure che avete inserito. Qui in basso a destra trovo il pulsante Salva. La prima volta quando voi lo cliccate si apre questa finestra dove avete la possibilità di salvare il vostro modello dove desiderate all'interno del vostro computer. Poi c'è questo punto di domanda che è l'Help e il bottone Annulla. Se clicco Annulla mi fa uscire da questa pagina e mi fa ritornare nella prima pagina dove ho la possibilità di scegliere i vari modelli. Un'altra cosa nella finestra grafica che funziona è questo: il mouse è come se fosse un metro. Qui in alto voi vedete delle misure che continuano a cambiare, sono le misure in X e in Y del mouse, ma una cosa molto utile è il mouse, io lo posso utilizzare come se fosse un metro, semplicemente cliccando sul mouse il tasto sinistro compare una linea blu. Questa linea blu qui in alto dove c'è scritto D mi indica la distanza in centimetri, quindi se io volessi fare una misura sul mio modello posso usare il mouse come metro. In questa finestra grafica ho anche la possibilità di abilitare una griglia. Cliccando il tasto destro del mouse mi si apre questa casellina. Mostra griglia, vado a selezionarla ed ecco qua che compare la griglia. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!